Venezia e 8 cose da non fare. Alcuni suggerimenti. Benvenuti in questo nuovo video in cui cercherò di darvi 8 consigli per conoscere meglio Venezia ed essere più preparati in anticipo per delle cose da non fare. Prima cosa, non portare valigie pesanti o più di una valigia a testa o uno zaino, soprattutto d'estate. La città è concepita per essere attraversata a piedi, anche se ci sono i servizi pubblici. Comunque spesso si cammina. I turisti con molte valigie hanno problemi nei servizi pubblici. Se dovete scegliere un albergo, assicuratevi che sia in una posizione centrale, raggiungibile anche con l'acqua alta e soprattutto vicino a un imbarcadero del vaporetto, Water Bus Stop. Come seconda cosa, state molto attenti ai bordi dei rii, non avvicinatevi troppo all'acqua. Spesso le persone si fanno delle foto sui limiti della riva e proprio là si creano delle alghe scivolose che potrebbero farvi cadere in acqua. Attenzione soprattutto per i bambini, è una costante di tutti gli anni. Cercate di non diventare nei social un meme virale. Soprattutto nei mesi invernali potrebbe esserci il fenomeno dell'acqua alta. Per l'occasione ci saranno delle passerelle nei punti più bassi che vi permetteranno di non bagnarvi. Non abbiate paura di usarle e tenetele a destra come nelle strade normali. Come quarto accorgimento vi do un consiglio pratico per girare. Non usate necessariamente le mappe cartacee o le applicazioni per orientarsi. Venezia è fatta per perdersi. Godetevela girando a caso e solo in casi estremi aiutatevi con la mappa. Perdendovi potrete trovare alcune bellezze di Venezia nascoste. Lo faccio spesso anch'io che sono di casa. Se avete intenzione di visitare le molteplici chiese patrimonio della città, cercate di non vestirvi scollate o con pantaloni corti o gonne mozzafiato, potrebbero non farvi entrare e sarebbe veramente un peccato. Se avete bisogno del bagno, purtroppo Venezia non ha tanti bagni pubblici, per cui se vorrete usare quelli dei bar, cercate di bere un caffè o consumare qualcosa prima, per evitare di trovare casualmente i bagni chiusi o non accessibili. Come settimo punto abbiamo non dare da mangiare ai piccioni. Si consideri che i piccioni sono vettori di numerose e gravi malattie, con le loro defezioni. Dunque, dar loro da mangiare aumenta sensibilmente la loro proliferazione e di conseguenza la probabilità di diffondere le malattie. Dar da mangiare ai piccioni a Venezia può costare una multa dai 50 fino ai 200 euro. Per finire la serie vi metto l'ultimo punto, l'ottavo. Non fare il bagno nei rii e nei canali. Oltre a essere molto pericoloso è anche antigenico. Ci sono delle regole ben precise che lo vietano e quindi multe salate. Per fare il bagno dirigetevi nelle spiagge del Lido che sono fatte apposta.
E siamo arrivati alla fine. Gli accorgimenti potrebbero essere molti di più e spesso sono dovuti semplicemente all'educazione civica, come non bivaccare per strada o nelle panchine, cercare di non sporcare in giro. A Venezia non si può assolutamente girare in bici o in monopattino. Purtroppo questo vale anche per i giochi dei bambini. Una città quindi meravigliosa, però con alcuni accorgimenti. Fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto e ci sentiamo al prossimo. Vi chiedo di lasciare un like se vi è piaciuto il video e di iscrivervi e attivare la campanella per dare un po' di verve a questo canale che non sembra crescere malgrado i miei video settimanali. Nella descrizione troverete dei link di Amazon da cui, se vi accederete, potrete prendere non solo i libri ma qualsiasi cosa che daranno a me una piccola percentuale per il canale. In più, sempre nella descrizione c'è il link di PayPal per offrirmi un caffè o qualcosa per il canale per crescere. Ve ne sarò grato e vi ringrazierò direttamente nei video. Grazie. Iscriviti! 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 Iscriviti!